Ciao Monica, siamo qui con Giacomo. Ciao. Iniziamo il viaggio 5, 4, 3, 2, 1. Lo vedo con in mano un joystick ed è davanti a uno schermo piuttosto grande e dentro allo schermo c'è lui. In questo momento vedo che gli sta facendo fare dei salti ad ostacoli, una gara così ad ostacoli. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 assolutamente. Ed è proprio nel momento del suo massimo sforzo in cui sta saltando una cinta di mattoni che dice di sì. Prima sessione di Giacomo, dopo tanti anni, nome del suo attuale progetto. Senti, a me viene pioggia a Ferragosto. Come se lui avesse diversi magari programmi, progetti, però poi di fondo è come se ci fossero dei turbamenti, delle cose che vanno a guastare. Ok, quindi lui ha per esempio il progetto, che ne so, della relazione felice, però poi non lo riesce a realizzare. Lui ha magari il progetto di fare un lavoro che lo rende felice, però poi in realtà intervengono dei fattori che non gli permettono di realizzare questo. Che non dipendono da lui, come la pioggia a Ferragosto, in quel senso. Sì, sì, poi ovviamente tutto dipende da noi, no? Però giustamente, come dici tu, lui li percepisce proprio come dei fattori esterni. Nome della sua anima, della sua parte subliminale, PS. Azzurra, Nome del suo spirito, parte eterica. fuoco. Fuoco. Sì, sì, sì. Vibrazione di Giacomo. 4,5 miliardi. Consapevolezza. 137, Anima. 46, Vite. 2069, Cervello. 9,3, Suscettibilità ipnotica. 27, 3D. 65, Vivacità animica. 98. Ma la mia è solo una sensazione, questa domanda non la faccio mai. Ha fatto vite con te e o con me? Con te vedo che siete tipo su una canoa, Mm. fate questo canottaggio insieme. Ah, canottaggio, non Sì? canoa nel fiume. Indiani, così. No, qua quello che vedo io in un'epoca abbastanza moderna. Ehm, Poi sinceramente c'è anche qualcosa dentro una chiesa. Mhm. Però come se fosse due restauratori, Mhm. E con te? qualcosa che riguarda la ristorazione, Cioè tre. eh, c'è tre cosa, scusami? Tre vite già. No, no, Ristorazione. no, Ah, no. no, no, io non ci so, io non mi vedo in quelle altre due che ho citato, mi vedo in questa di ristorazione, Ah, che mi tu fa la vedere. ristorazione. Ok. Sì, 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 c'è qualcosa in un bar, tipo lui è davanti, io sono di dietro, nella preparazione delle cose. E poi c'è un aspetto invece musicale, tipo come in un conservatorio, dove lui insegna però degli strumenti, degli archi. È uomo? Qui è un uomo, sì. Come si chiama? Ma scusa, è una cosa di fantasia. Gioacchino.
quindi italiano. Sì. Questa è l'unica sua esistenza legata alla musica. No, ce n'è una, come hai detto tu, che è molto più primitiva, che sembra proprio effettivamente tra gli indiani d'America, però è più legata a un ritmo tribale, naturale, non Sì, tanto a sì, degli strumenti musicali veri e quest- propri. c'è questo ritmo, sì. Tamburi tipo. Mm, Bene, proviamo, facciamo una prova, facciamo tutta la sessione, immaginiamo di sentire questo ritmo di sottofondo. Io sento che Giacomo si lascia proprio andare, perché è ciò di cui ha bisogno, di liberarsi, e gli piace questo flusso del tamburo. Beh, i suoi valori sono particolari, insomma, qua e là piuttosto bassi, molto suscettibilità, molto bassa la suscettibilità ipnotica, si lascia molto poco andare. Un buon cervello, ma non esagerato come forse mi aspettavo, ma una solida vibrazione per essere una prima sessione. Adesso vediamo che tipo di entità ha. Per me è bassa la consapevolezza. Però ti faccio questa domanda, Monica. Giacomo ha una pila al plutonio dentro? Sì, 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 Mm. Quindi quel assolutamente. 4,5 è la sua pila al plutonio, Certo. che abbassa qua, abbassa là, ma è sempre 4,5, invece di 1,5 come doveva essere. Mm. Entità eteriche. C'è un leone che vorrebbe un po' tenerlo al suo posto in un angolo. Eh, Tenerlo abbastanza così nella normalità e anche a volte un po' sottotono rispetto a quello che lui potrebbe essere e fare. Poi c'è un'aquila che vedo che lo prende con gli artigli, lo porta su 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 in alto e poi lo lascia cadere precipitosamente. Quindi lui potrebbe avere anche questi sbalzi qui di umore, andare tanto su e poi di colpo scendere giù. Ehm, eh, Poi questa qua non so se gli possa arrivare dalla compagna, perché è come se ci fosse una formica che gli vuole chiedere di risparmiare, di mettere da parte, ma anche di risparmiarsi proprio. Sai, no? Di mettere da parte le sue energie, di non consumarsi così tanto, sia nelle sostanze, diciamo così, economiche che proprio nelle sue energie. Mhm. Eh, E poi senti, io vedo anche tipo un'orca assassina, che in parte è suggestiva perché si presenta proprio bianca e nera. Poi è anche come se lui inducesse a volte ad avere dei momenti anche forti, ok? Che può essere rabbia o implosa o esplosa. E qui c'è proprio un uomo del tempo che ha un taser in mano, che può usare solo il taser per impedire a Giacomo di andare verso altre linee temporali. È la minaccia che lui usa. L'ha già fatto? Sì, 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 è come se lo stordisse anche proprio, no? Gli dà questa scarica con il taser e lui perde completamente i sensi. Mm. E quindi quando poi si risveglia, diciamo così, non ha più la cognizione che aveva visto una certa altra linea temporale. Mm. A che caso, ultimamente sto parlando un sacco dell'effetto Mandela. Quindi esistono diverse linee temporali all'interno della nostra linea temporali che non erano previste e che solitamente, generalizzando, identificano un salto evolutivo inatteso e un bel gesto dell'ombrello all'uomo del tempo personale di turno, no? Quindi a me, per esempio, verificate ne sono successe almeno tre, se non fosse anche di più. Giacomo ne ha avuti di questi salti, nonostante l'uomo del tempo col taser. Sì, in realtà ogni esperienza un po' fuori dalla norma che lui ha avuto gli ha dato la possibilità di fare questo tipo di salto. Mhm. Però, appunto, diciamo che
ehm, era come se fosse più, non so come spiegarti, esteriore che interiore, cioè poi alla fine nella sua vita pratica non riusciva a realizzare lo stesso tipo di salto temporale. Rappresentava più un salto temporale nell'acquisizione di informazioni, di nuova consapevolezza, così, però non riusciva poi a trasferirlo nella vita pratica. La vita pratica quotidiana rimaneva più o meno quella, Quante scosse si è preso? diverse decine. Ok, altre teoriche? No, Cos'era quella cosa che mi è venuta nell'occhio che non vedo? Destro. Una cosa volante, ma non c'è niente. non so. Mm. Mentali, entità mentali, vediamole. Il primo è tipo scarico. È proprio un'entità mentale che è come se lo spegnesse nel momento in cui lui varca la soglia di casa. Cioè gli crea proprio un cambiamento della sua energia. Mentre lui all'esterno, no, ha un livello di energia molto molto alta, nel momento in cui varca la soglia è quasi come se fosse un'altra persona, molto più devitalizzato, ma allo stesso tempo anche molto più reattivo, che è più suscettibile di fastidi. Livello? Ehm, Si scarica. sì, sì, 4. La sua vibrazione si abbassa. Ma guarda, io ti dirò che in verità, mediamente, ecco, questa è una media 4,5, no, della sua vibrazione. Mm? Perché se dovessimo separare gli ambiti, Mm. fuori lui arriva anche a 15, 20, a volte 30 miliardi. Però invece in casa rimane, non so come dirti, sul minimo vitale, intorno al miliardo, cose del genere. Poi io sto Scarica. fotografando il momento presente che è 4,5, ma considera che ci sono anche, è un momento anche di grande tensione questo per lui, eh? Mm. Cioè lo desiderava, però anche un momento molto difficile. Mm. Eh, Mm. poi c'è io e mio padre, come se questa entità mentale, eh, come posso dirti, Mm. gli fa vedere il padre per certi aspetti proprio come anche un modello. Il punto è che eh, lui non è il padre, ok? Lui è molto diverso dal padre e quindi non può seguire la strada, diciamo così, del padre, ok? Quindi, come posso dirti, lui che si confronta con il padre prova anche un estremo senso di protezione del padre, vorrebbe anche che il padre fosse felice, lo vorrebbe vedere che sta bene, vorrebbe realizzare anche le aspettative del padre, ok? Però non riesce a fare tutte queste cose che vorrebbe fare per il padre, perché in realtà lui ha una sua strada. Mm. È come dirti che questo rapporto col padre è bello, eccetera, però allo stesso tempo un po' frenante. Perché non è il padre. Lui ha la sua personalità. Sì, esatto. Livello? Intorno al 3, direi. Quando è nata questa entità mentale? Eh, secondo me, un po' da sempre.
che insomma suo padre è sempre stato un uomo molto eh, inquadrato, diciamo così, che andava verso una strada che è quella della realizzazione professionale, familiare e tutto quanto. E poi la cosa interessante è che è proprio inciampato. In questo suo essere assolutamente dritto e focalizzato, è inciampato, ma perché lui stesso doveva capire che esistono altre cose. E d'altronde l'unico modo per lui era questo, molto traumatico sicuramente. Per cui per quanto riguarda Giacomo, mm, io direi da sempre. Ce n'è una terza. Sì, secondo me è tipo donne danno, virgola, tolgono. Ed è un'entità mentale che ha creato sempre dei rapporti molto, diciamo così, complicati e stressanti con le donne. Ehm, mm, ma sai che cosa anche? Che lui è molto dispiaciuto dal ferire le persone, perché lui al momento è ancora nella separazione, ok? Nell'avvertire che gli altri sono qualcosa di diverso da sé. Mm. Occhio a questa In cosa, realtà, Giacomo. Occhio. in realtà lui ha sempre creato queste donne con cui c'era questo rapporto in cui spesso poi loro si attaccavano magari morbosamente a lui e allora lui si trovava nella condizione che magari le feriva. Però in realtà questo è un grande progetto in cui tu ti impedisci di realizzare te stesso. E infatti cosa succedeva? Che o facevano così, si aggrappavano e quindi diventavano comunque anche intralcianti, diciamo così, oppure se ne andavano. Ma non ce n'è mai stata nessuna che rimanesse e lo sostenesse nel suo cammino evolutivo. Quindi, in definitiva, lui deve iniziare ad avere un rapporto di amicizia verso se stesso e deve smetterla anche di avere sensi di colpa nei confronti degli altri, che ne ha molti. E lui ha sempre paura di portare dolore, che ha paura di portare delusione negli altri. Livello. E allora, qua adesso io direi 5, perché ovviamente lui ha una relazione che diciamo che subisce in un certo senso. Mm. Lui sta cercando di scendere a patti con questa relazione, eh, ma non è quello che gli dà gioia, non gli fa sentire l'amore, gli fa sentire affetto, gli fa sentire gratitudine, però allo stesso Responsabilità. tempo sì, tanto, e si sente anche molto chiuso. Impianti. Ma dunque c'è l'impianto mentale è come se fosse un campo che viene arato e seminato proprio dalle entità e così possono inserire proprio i loro semi o di piante, eh, mm, diciamo così, infestanti, soffocanti. Poi c'è, la cosa curiosa è che io lo vedo al cuore, però in realtà poi sono posizionati sullo stesso piano, no? Il cuore e i polmoni, perché è come se ci fosse un polmone d'acciaio. Solo che il polmone d'acciaio io lo vedo che sconfina verso il cuore. Mm. Quindi quello che ne può risentire è il suo aspetto respiratorio. Però di fatto, da un punto di vista di relazioni, ne risente il cuore. È come se proprio fosse isolato, da questa barriera d'acciaio il suo cuore. Poi ti devo dire anche che quello che io vedo sui genitali è una maschera veneziana.
di quelle che coprono solo la parte superiore del viso, un Mhm. po' d'oro, bianca, diciamo a sfondo bianco, con delle decorazioni d'oro. Come dire che in effetti tutta la sua energia sessuale attualmente non è convogliata in maniera autentica, è proprio un po' mascherata, alterata. E poi sembra che praticamente il suo braccio destro finisce prima del polso, come se avesse una specie di moncherino, non ha la mano, non ha né il polso né la mano destra. Mm, Basta. basta. Abduction? Di questo periodo, secondo me no. Mm. Altre passate? Sì, in passate ce n'erano notturne, tipo come se stesse vivendo, tra l'altro, un momento ancora più teso con la compagna. Era un momento, diciamo, proprio di crisi e quindi lui, energeticamente era molto debole. E con questo tipo di debolezza le abduction sì, le subiva. Cloni? No, io non ne vedo. Beh, si aprono le porte del cinema, i due fratelli e le due sorelle. Uno dei fratelli viene palleggiando con un pallone, si siede, mm, sì, sì, c'è qualcuno che porta anche una bibita. Sì, dai, è un momento comunque, se fosse una pausa dalla loro vita, no? Dal loro ritmo quotidiano. Si prendono questa pausa e assistono. Padre, Il padre è come se ancora fosse incatenato. Sicuramente questa esperienza l'ha duramente provato. Quindi in realtà mi viene come se avesse le manette ai polsi, la palla dei carcerati al piede. madre, Non so se è lei che vuole il risparmio, non capisco perché viene con delle mollette in tasca, come se le avesse trovate in giro. Sai che non riesco a capire questa immagine che mi arriva. madre di Giacomo? Mm. Chiediglielo. Cosa servono le mollette? A stendere? Sì, ma come, anche se fosse a volte un po' indifferente, no? Come se lei ha anche altre cose da fare, no? Quindi deve stendere la biancheria. Eh, Quindi non può completamente essere qua così, no? Nel frattempo si occupa anche di altro. Le figlie. Sì, sono arrivati tipo due terremoti. Sono arrivati facendo molto rumore dentro al cinema, con tanta allegria. Hanno le bambole in mano. Sì, 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 le scuotono e girano per tutte le sedie e sono anche molto felici di vedere il loro papà così. È il suo film questo, eh. Eh sì, La compagna. un po' imbronciata, eh, con un forte senso, diciamo, del dovere anche. Eh, certe cose vanno fatte, certe cose si devono fare così. E, e anche poca stima in se stessa, io sento. Questo film ha... Dobbiamo farlo, secondo lei? O lasciamo tutto così com'è?
Le sento anche un po' supplichevole, dice ti prego no. Si siede? Sì, perché so, in questo momento sembra che sia anche quasi un po' rassegnata. Il mago guru. Sì, mi viene però, dice io sono un amico. Mm, Cioè si viene, si mette anche in prima fila. mm. E poi basta. Viene qualcun altro? Non so, io vedo una ragazza. Dall'aspetto, Giovane, non giovanissima, 30, però sì, così, ecco. Eh, ma conosciuta o sconosciuta? a me sembra che sia conosciuta, cioè che magari ogni tanto prova a fargli capire che lei ha un interesse. E la fiamma di Giacomo, chiamiamola, se c'è. Svizzera. Ok? E cosa nuova? Una nuova porta segreta, un ingresso nuovo segreto del cinema. Io non so, il cinema guardando lo schermo, io l'ingresso lo vedo a sinistra, sempre. Non so se lo vedi così anche tu, di partecipanti. Questo è a destra, piccolino, una porticina. La apriamo e chiamiamo tutti quelli che vogliono venire come altri Giacomo di altre linee temporali. Non so perché la prima che è entrata è una prostituta. Sempre Giacomo, Sì, sì. ma uomo, No, donna, sì, ma sì. lui che ha cambiato sesso? No, 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 no. Ah, no, è un'altra. Linea temporale. Sì, sì. Ok. Penso che sia comunque una componente anche di Giacomo che troviamo qua, che ha anche cioè, il bisogno di esplorare e a volte di trasgredire, ok? Però poi con grandi sensi di colpa, perché lui ha proprio bisogno di sperimentare, di conoscere. Mm. Ma anche i testi delle sue canzoni possono essere un modo per buttare, diciamo così, questa sua voglia di sperimentare e lo può fare musicalmente anche come testi proprio. Quindi lui può vivere altre vite all'interno delle canzoni. Però la prostituta ha una vita precedente, parallela. Sì, 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 sì. Ok, no, io intendevo, esistono infiniti noi, infiniti Lucio, infiniti Monica, infiniti Giacomo. Dei Giacomo che hanno preso altre strade, che hanno fatto altre scelte, che esistono e che magari diventano noi quando noi cambiamo la nostra linea temporale, effetto Mandela. Siccome prima abbiamo visto che tante volte, decine, centinaia di volte, lui ha preso il taser e non ha cambiato linea temporale, io voglio quei Giacomo lì, quelli che del taser se ne sono fregati, non l'hanno preso e hanno cambiato linea temporale. Che ne entrino tre, almeno, rappresentativi. Uno ha abbandonato, diciamo così, il lavoro principale e si è buttato a capofitto nella musica. Ok, e che fa? Ehm, è molto disinvolto, è molto tranquillo, ehm, mm, però cioè, non ci sono vite perfette, perché qua mi fa vedere che lui sta un po' stringendo la cinghia da un punto di vista economico. Io, ma ho visto questo, lo dico.
Mm. Mm, Poi c'è un altro in cui si vede Giacomo, tipo che trova invece una partner lavorativa nell'ambito musicale e lì tipo come diventano famosi, cioè in una certa nicchia, però diventano famosi. Ma non c'è un rapporto sentimentale fra i due. mhm. Cantano insieme. Lui sceglie solo di suonare e scrivere i pezzi e lei canta per distribuirsi un attimino i compiti, no? Curiosità, questi due Giacomo che abbiamo visto sono simili a lui? Hanno i capelli diversi? No, io li vedo molto Molto simili. simili. Sì, E il terzo? quindi come due linee temporali veramente, ok, realizzabili. Mm. E questo qua, lo dico, è arrivato, ha fatto un altro figlio. Maschio. Sì, Quindi c'è già stato in quella linea temporale. Ha fatto tre figli, non due. sì. Bene, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica dell'asma, da sempre. Mm. Secondo me è proprio questo impianto che sembra un polmone d'acciaio e che è come se, diciamo così, facesse sì che è un tutt'uno il polmone e il cuore. Quindi è come se fosse una specie di cuore affaticato e altrettanto lo è il polmone. Causa esoterica dell'essersi tirato la cucina addosso da ragazzino. Mm, io vedo proprio che è un'anima che vuole fare esperienze molto diversificate, al limite anche. Anche perché quelle è come se fosse mm, mm, ehm, Innesco. No. sì, un innesco è un passaggio proprio verso una soglia limite. Mhm. Ed è un'anima che ha bisogno di andare lì, in quel confine. Lì sotto ha un Obe, Out of Body Esatto. Experience, e vede nelle scale la gente che sale per accorrere, insomma, e soccorrere. Era in pericolo di vita o semplicemente si è fatto un giro? Di solito l'Obe o è volontaria o è quando stiamo morendo. No, in questo caso non lo vedo sul confine della morte, ma lo vedo come se mh, lui potesse avere poi una sorta di memoria di una possibilità, cioè come se l'anima avesse Come se, occasione scusa? qua, poi L'anima? sì, gli avesse voluto offrire l'occasione di ricordarsi poi nel futuro come poter uscire da se stessi e vedere tutto il resto, mentre quella parte lì è come se fosse dormiente. E invece poi c'è una parte estremamente cosciente e consapevole. Questo ricordo che gli serve poi in età adulta per poter in qualche modo replicare lo stesso vissuto. Causa esoterica dell'essersi tirato di lì a poco addosso la scarpiera. Mm, però in questo caso invece me lo dà tipo eh, come a confrontarsi con il padre, cioè eh, come se questa sua entità mentale, io e mio padre, avesse creato questo tipo di episodio in cui lui, così ricercatore, così esploratore anche del confine, si confrontasse invece con un padre che incarna, diciamo così, la materia, Mm, e il
proseguire una certa strada piuttosto regolare. Anche se, appunto, lo ripeto, come abbiamo visto, lo stesso padre ha dovuto inciampare in questa strada regolare, perché poi l'anima non è che vuole questo. Mm. Va bene. C'ha un angelo custode che lo protegge. Chi è che lo protegge? Beh, innanzitutto Azzurra, perché veramente lei lo mette spesso il limite delle situazioni. L'anima. Sì, 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 assolutamente. Chiamala. Eh, adesso mi viene come se fosse una piuma azzurra. Mm. La facciamo cadere nel cinema. Tra Giacomo 1, 2, 3 sul palco davanti al cinema, al film di Giacomo. Quando cade, ha una luce potentissima ed illumina tutto quanto il cinema. E Giacomo è come se ne fosse abbagliato. Neanche lui si era reso conto che potesse essere così luminosa. Ed è come se si sentisse anche scaldare il cuore, come se iniziasse quasi a sciogliersi quella specie di polmone d'acciaio. Ah, le bambine iniziano a giocare con questi effetti di luce creati dall'anima di Giacomo. I tamburi. I tamburi continuano ad esserci in sottofondo e hanno un suono molto soffuso che sembra quasi un tutt'uno con la luce. Il ritmo della musica si fonde con la luce. Aumentiamo il volume dei tamburi e osserva, Monica, le piumine che compongono la piuma, i pelini. È come se facessero il solletico nelle orecchie di Giacomo, sul petto di Giacomo. Quando tutti questi peli della piuma vanno a sfiorare Giacomo, come se lui si risvegliasse in quelle parti. Risveglia l'udito, risveglia anche la gola, vedo che la piuma sfiora la gola, sfiora il petto, ed è come se la cassa toracica si aprisse ancora di più e va anche a sfiorare i genitali, che è come se in quel momento si sentissero giusti, a posto, senza colpe. La piuma sfiora anche il braccio destro e mano a mano ricompare anche la mano che in eterico era assente. La piuma mi permette anche, con la sua luce fortissima, di vedere come la compagna, di Giacomo indossi due scarponi che sembrano quelli che ti mettono quando ti ingessano il piede. Li indossa su entrambi i piedi, degli scarponi neri. Monica, chiedi alla piuma
la causa esoterica dell'avventura con la commenda templare, con i templari, che lei ha scelto. Mi fa vedere nero bianco, nero bianco. La capacità anche che Giacomo ha di andare nel nero per poi riemergere nel bianco, di scendere giù magari anche nella manipolazione, nell'inganno, nella bugia e poi di riemergere bianco nella purezza, raccogliendo ciò che gli serviva, ciò che gli era utile. Lo vedo proprio, che scende in un'acqua nera e poi esce ed è bianco. Massoneria. Sì, Mm. però nel suo caso anche il fatto di Il riuscire a gredo. uscirne pulite. Sì. Il mago ancora nel cinema? Sì, però questo non è, allora per come ho capito io, non è il fondatore di questo gruppo, diciamo, no? Mm. È un amico che, cioè un mago, amico, diventato poi amico, che lui ha conosciuto attraverso giusto questi raduni. Ma nel cinema di Giacomo c'è ancora? Sì, che c'è. Ok. Sì, La compagna? sì, è lì che si sta guardando anche lei questi scarponi eh, enormi che si ritrova ai piedi. Cos'è il E gatto con dice gli stivali? come gli scarponi proprio delle gambe ingessate, i presenti, quelli di Mm, feltro nero, una cosa mhm, così, no? mm. Come se lei dicesse, io adesso devo iniziare a credere in me, a capire chi sono, a smetterla di avere paura, Tamburi ci sono, sì. sempre. Portale aureo, sopra il cinema. Nonna paterna. Non so perché viene con un soldino. Non so se gli dava il soldino quando lui perdeva i denti. Viene così, con questa moneta in mano. E questa moneta in mano dice: non credere che tutto abbia un prezzo. Ce l'ha, ma non come adesso stai pensando tu. Il prezzo lo stabilisci sempre solo tu. Poi mi fa vedere come se avesse raccolto delle erbe da terra, delle erbe verdure da terra, fresche, e poi ha come dei bastoncini di liquirizia, vicini, e poi di nuovo questa cosa dei panni da stendere, fa vedere tanti panni da stendere. Lei era nel portale aureo, è uscita da lì o non c'è mai andata? No, no, lei era nel portale aureo. Ok, facciamola scendere la novità tra le persone qui nel cinema, dice suo figlio. Come la vedi rispetto ai vivi? Adesso è come se avesse preso, avesse scelto adesso di avere la forma quasi di un cappello. Perché è come se da una parte questo cappello ricordasse, sai, la classica astronave degli UFO, l'altra sembra proprio essere un cappello, no? È un cappello bianco. Vedo che scende e si posiziona sulla testa del papà di Giacomo. È come se gli dicesse non disperare, perché la tua strada è perfetta.
amala per come l'hai creata e ti dà grandi possibilità. Da lassù io ho visto che dal tuo buio passavi alla tua luce, che a te sembrava il buio. Era l'unico modo per farti vedere davvero la luce. Poi si appoggia su Giacomo, però la sembianza del cappello si modifica. Sembra un po' di più un cappello un po' più country, diciamo. Mm, I tuoi talenti sono ancora di più di quelli che hai sperimentato. dice a Giacomo. Sì, è come se adesso fosse sottovuoto. Fa vedere proprio come una conserva, non so, sembrano dei peperoni, no? Lì, sott'olio, sottovuoto, sott'olio e sottovuoto. È ancora tutto da aprire e da gustare. E questo sei tu e sono i tuoi talenti. Altri ancora stili musicali, altre sperimentazioni musicali, altre modulazioni dei suoni e anche le modulazioni della voce. Facciamola avvicinare alle nipotine che non conosce, non ha mai conosciuto, che non ha mai conosciuto. Con loro sembra quasi assumere la forma di un marshmallow, così a cubetti di marshmallow, direi, gialli e rosa, e- perché loro sono davvero dolci e morbide. Le bambine la sentono, cioè, mentre hanno in mano questi marshmallow, in realtà capiscono che non sono dei comuni marshmallow, che c'è una magia dentro. Loro dicono, c'è la magia dentro. Sembra che il messaggio implicito e sotterraneo di questa sessione sia che è tutto perfetto così. Ci sono un'infinità di incastri, di attori, tutti senzienti, che hanno deciso, tutte anime che hanno deciso esattamente questo. Tutto perfettamente incastrato, un Tetris completo, tutto incastrato, senza buchi vuoti. Incastrato ma non trappola. E allora la salutiamo la nonna. Messaggio finale a Giacomo. Faccia a Continua faccia. a completare il tuo puzzle, dice, che è meraviglioso. Liberati dai sensi di colpa e dall'oppressione al petto, perché la vita è un'opportunità meravigliosa e puoi tornare a sentire che è così, come la prima volta che hai urlato. Mi fa vedere lui che esce la pancia e che strilla. E in quel momento era gioia, sono nella vita. Poco importa se è un film o un gioco, perché è una vera opportunità. La salutiamo e chiudiamo il portale. Monica, il ritmo dei tamburi sale. Sì, Sale, 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 tanto che Giacomo non può fare a meno di andare in quella vita lì. Descrivimi sì, tutto vedi quello che vedi. perché Sì. immediatamente si è inserito.
Cioè non ha neanche avuto bisogno di guardarsi intorno, capire come funzionavano le cose. Era già inserito naturalmente e uno di questi suonatori di tamburo si è fatto indietro e gli ha lasciato spazio. E così adesso è Giacomo che sta dando ritmo, sta picchiando le mani sul tamburo. Mm. Se vuole può Eh, cantare, può urlare. sì, perché adesso sta facendo un ritmo più, come posso dirti, più vivace, più allegro, più da festa. E infatti ci sono delle persone lì intorno che ballano e intanto ridono, sorridono, perché è un tipo di ritmo molto allegro, che sa proprio di vita gioiosa. Continuiamo con questa scena e intanto Giacomo visualizza il suo cluster. Delle forbici, delle forbici conficcate in un terreno. Beh, a testa in giù, con la punta in giù. Mhm, Chiuse o aperte? aperte. Perché? Tagliano opportunità? Sì, tagliano opportunità, tagli a volte anche di rapporti, eh, mm, Tagliano la terra che fornisce la vita? anche, certo. Tamburi, tamburi, ritmo. Sono così Adesso è come se forti. fosse più denso questo ritmo, Mhm. più avvolgente. Quando c'è un ritmo, qualcosa trema. A ritmo. Le forbici tremano. Ah, Tremano perché sta tremando tutta la terra in cui sono conficcate, tremano le forbici. il tamburo lo suona solo Giacomo. E proprio grazie a questo ritmo riesce a spostare il cluster, picchiando ancora più forte. È un ritmo che ha un'energia di spostamento. Quindi il cluster si sposta per effetto del suono del tamburo dentro il portale definitivo. Tutta la terra, tutte le forbici. Tutto quanto sì. E sempre a suon di ritmo, cosa crea al suo posto? Ah, allora, questo ad eternum all'inizio sembra una nuvola, poi questa nuvola si trasforma in un fiore di cotone. Mm, così, che fluttua. Sì, C'è un avatar robot che comanda tutte le 1000, 2069 vite di Giacomo? era tipo un vigile di quelli che danno le multe, hanno la paletta, quindi gli impediva l'accesso, no? Ad alcune cose, ad alcune esperienze, oppure lo multava se faceva una certa esperienza. Lo tiene? Assolutamente no. Continua il suono del tamburo. Questa volta è più giocoso, più divertito. E vedo che è come se avesse rubato il fischietto al vigile, no? Suona il fischietto e gli fa segno così, no? Giacomo. Mhm. E in effetti è come se Giacomo riuscisse a impartire questa fuga del vigile che se ne va via da solo, perché questa è la decisione di Giacomo. Fiore di cotone? Anche qui. Sì, 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 anche tante farfalle. Si squagliano le entità, il leone, l'aquila, la formica, l'orca assassina, l'uomo del tempo col taser. È così? Oh sì, Si squagliano, scarico, io e mio padre, donne danno, tolgono. sì.
Vibrazione. Viene 389. Mm. Consapevolezza. Eh, 174. Mm. Anima. 59. Vite. 1854. Cervello. 10,7. Molto bene. Suscettibilità ipnotica. 58. 3D. 29. Vivacità animica. 100. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo risultato. Ottimi valori. Perfetti. Perfetti. Nel cinema i tre Giacomo che abbiamo visto, il musicista con la partner e quello che ha fatto un terzo figlio ci sono ancora? Sì, Sì? sì. Come li vedi? Diversi, cambiati, se ne vogliono andare, vogliono restare? Il primo, che era quello che comunque aveva qualche difficoltà economiche, invece ha già sistemato quell'aspetto. Eh, quello con il figlio, che all'inizio l'ho visto un po' preoccupato, adesso è tranquillo e felice. E quello con la partner musicale? Sembra che si avvicini di più a Giacomo. Mm, C'è meno distanza tra i due. Non si fondono. Non ancora. Ok. Nel cinema che cosa fa il padre? Però aspetta, forse non mi sono spiegata bene. È Mhm. come se questo Giacomo qua, con la partner musicale, si avvicina al Giacomo di adesso, eh? Sì, 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 sì. Ah, ok, ah, ok. Cosa fa il padre nel cinema? Ehm, vedo che si è tolto le manette e che la palla al piede è più piccola e meno pesante di prima. Le figlie cosa fanno? Le figlie adesso diciamo che sono intorno al suo collo, sono aggrappate alle gambe, no? Vogliono salirgli in braccio, giocare con lui, La si compagna? complimentano. La compagna si è tolta uno dei due scarponi, adesso gliene è rimasto uno, Da che penso lato? sia mi sembra il destro che gli è rimasto. Mhm. E poi bisognerebbe esplorare il suo rapporto con il mastire, con suo padre, insomma, no? Mhm. La E ragazza? se n'è andata via, ha lasciato il cinema. Non escludo che potrebbero esserci dei cambiamenti nel rapporto, fra Giacomo e la sua compagna, come se lei mi fa vedere anche che si sgranchisce, si sta risvegliando da un lungo sogno. E il rullo e i tamburi? Adesso è come se si fossero placati. Esatto. Tutto scompare, Giacomo resta da solo con se stesso. Lo vedo proprio ben eretto, con il petto aperto. Le spalle in questo momento sono forti, ha proprio un'espressione di fierezza, di completezza. Sai che la tua voce è cambiata mentre lo dicevi? Con una sorta di mezzo eco, non proprio un eco, una specie di... Lui è come quasi se si fosse alzato di qualche centimetro, è diventato più alto. Lui di fronte a se stesso, due Giacomo, lo stesso. Cosa si dice?
già quasi non mi sento più quel Giacomo lì. Infatti fa come vedere un Giacomo che è più basso e anche da un punto di vista muscolare meno tonico. E già mi sento diverso, già mi sento più parte dell'immensità della sorgente. Lui dice proprio io sono quello, indicando la sorgente. E la piuma? Ehm, Come se l'avesse inizialmente disegnata sulla t-shirt e poi proprio è entrata all'interno del suo cuore. Vabbè, cosa fa? Vedo che si guarda anche le mani. Queste mani fanno grandi cose. Sento anche un gran senso di fierezza, di appagamento per le scelte che sta facendo. E vedo che va verso la compagna, l'aiuta ad alzarsi, perché lei appunto ha questa specie di gamba, diciamo, ingessata, e, e lui gli dice, forza, la vita è un'altra cosa. Vibrazione finale. 4,50. Quindi 100 volte tanto, perfettamente. Va bene. Vuoi aggiungere qualcosa o possiamo chiudere qui, Monica? Vedo la compagna con un'espressione diversa. Il puzzle è completo. Non ancora, perché Mm. chiaramente andrà avanti con la sua vita per completarlo. Ma è perfetto. Sì. Così. Va bene.